Oggi parliamo di una parola italiana che potreste sentire ovunque nelle conversazioni italiane, nelle canzoni, nei film, nelle serie TV, anche nei telegiornali. Una parola ma tanti significati. Oggi studiamo la parola insomma. Insomma. Ho racchiuso tutti questi video che raccontano parole che hanno tanti significati in questa playlist, quindi vi consiglio di andare a rivedere i vecchi video su figurati, mi raccomando, meno male, ben, dai, eccetera. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di scaricare il PDF gratuito relativo a questa lezione. Lo trovi giù nel box informazioni. Non dimenticarti anche di mettere un mi piace e di seguire il canale per non perdere le prossime lezioni. Iniziamo! Vediamo insieme i 4 significati più comuni della parola insomma, insomma, con tanti esempi pratici per capirla e usarla bene. Il primo significato di insomma è in conclusione, in sintesi, per riassumere. Usiamo la parola insomma per tirare le somme, che è un'altra bella espressione italiana che significa concludere una frase, concludere un discorso riassumendone i punti e arrivando alla conclusione. È un sinonimo quindi di in breve, per concludere, riassumendo. Abbiamo visitato Venezia, Milano, Roma, Firenze, Napoli. Insomma, abbiamo fatto un bel giro in Italia. Insomma, voglio concludere che dopo la premessa, quindi dopo l'elenco delle città che ho visitato, voglio dire che riassumendo abbiamo visto buona parte dell'Italia. Il film era un po' lento e la storia non mi ha convinto tanto. Insomma, non te lo consiglio. Insomma, non te lo consiglio. Concludo il discorso iniziale, cioè che il film non mi ha convinto più di tanto, dicendoti che è meglio se tu non lo guardi. Insomma, non te lo consiglio. Stesso esempio, ma al contrario. Questo libro mi è piaciuto un sacco, la trama è avvincente e i personaggi sono davvero ben scritti. Insomma, devi leggerlo, devi leggerlo. Qui abbiamo le mie opinioni su questo libro e per riassumere, per concludere le mie opinioni, ti consiglio di leggerlo. Insomma, devi leggerlo. In breve, riassumendo, devi leggerlo. Sono arrivata in ritardo al lavoro perché ho perso l'autobus e prima ancora ho perso il portafoglio. Insomma, una giornataccia, una giornataccia. Quindi all'inizio della frase io racconto delle avversità che mi sono successe questa mattina e per concludere dico che questa è proprio una giornataccia, una brutta giornata. Per riassumere, è una giornataccia. Il secondo significato di insomma è così così, così così. Vogliamo esprimere una nostra opinione non entusiasta. È una risposta vaga che significa né bene né male. Qualcosa non è andato benissimo, ma neanche malissimo. Così così. Com'è andato l'esame? Insomma, né bene né male, l'ho passato con 18. Insomma, così così, così così. Come stai oggi? Insomma, ho un po' di mal di testa. Ho un po' di mal di testa. Insomma, non sto né bene né male perché ho un po' di mal di testa. Ti è piaciuto il concerto? Insomma, mi aspettavo di più da loro, mi aspettavo di più. Il concerto non è stato brutto, ma neanche entusiasmante. È stato così così, insomma.
Hai mangiato bene in quel ristorante? Ma, insomma, il servizio era molto lento e il cibo abbastanza banale. Insomma, non ha mangiato benissimo questa persona, ma neanche malissimo. Era un cibo normale, quindi insomma. Il terzo significato di insomma è un'esclamazione di fastidio, impazienza o rimprovero. In questo caso, insomma, può essere preceduto da ma insomma, ed è un'esclamazione usata con un tono forte, di rabbia, di fastidio, perché qualcuno ci sta facendo perdere la pazienza. È quindi un sinonimo di basta, finiscila, piantala. In questo video trovi la spiegazione di questi verbi pronominali. Ma insomma, vuoi stare attento? Ma insomma, vuoi stare attento? L'altra persona non mi sta ascoltando e mi sta facendo perdere la pazienza. Quindi io posso usare l'esclamazione ma insomma per richiamare la sua attenzione. Bambini, ma insomma, non si urla così in casa. Ma insomma. Oh, ma insomma, basta! Basta! Questo insetto mi stava facendo perdere la pazienza, allora io ho usato ma insomma, basta! Perché ero esasperata. Con questo significato di insomma, il tono di voce è fondamentale. Voi state esprimendo disappunto, fastidio, quindi dovete alzare la voce. Ma insomma! Il quarto significato di insomma è una domanda che è quindi, allora, dai, dimmi. Usiamo insomma con un tono interrogativo, quindi come una domanda, quando vogliamo sollecitare una risposta che non arriva. Noi vogliamo chiedere al nostro interlocutore di parlare, di risponderci. Insomma? Oh, mi racconti com'è andata la serata o no? A few moments later. Insomma? Insomma? Il nostro interlocutore non ci sta rispondendo e quindi noi vogliamo sollecitare una risposta, come faremmo con quindi? Allora? Beh, dimmi. Insomma? Che facciamo? Andiamo al mare domani? A few moments later. Oh, insomma, la mia amica non mi risponde e quindi io sollecito la risposta con insomma. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e io spero che adesso la parola insomma sia chiarissima per voi. Fatemelo sapere nei commenti. Ricordatevi di scaricare il PDF gratuito relativo a questa lezione e di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Grazie mille e noi ci vediamo alla prossima video lezione.